Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con i tarocchi Grange. Di conseguenza quest'oggi utilizzeremo questo mazzo molto bello e molto particolare che ci permette di affrontare attraverso dei dettagli molto ricercati e ovviamente originali, tipici appunto della cultura Grange, appunto un argomento altrettanto importante ovviamente per voi e molto delicato. Ossia, come avrete appunto notato dal titolo, quest'oggi ci andremo appunto ad occupare di una storia clandestina, quindi nascosta, che state appunto vivendo con una persona impegnata. Come sempre ragazzi, sapete che io per impegnata intendo una persona che può essere sposata, piuttosto che fidanzata, piuttosto che convivente, comunque una persona che ha qualcun altro ovviamente al suo fianco. Quest'oggi appunto cercheremo di capire effettivamente quali sono i pro e i contro, però non del vostro rapporto, ma del rapporto che lui ha con la compagna ufficiale. Cercheremo di capire come procederà ovviamente il loro immediato futuro e chiaramente un futuro più distante nel tempo e ovviamente anche una carta fondamentale di consiglio per voi, ovviamente, da parte appunto degli arcani. Io utilizzerò appunto questo video dunque per sondare un po' il terreno, scandagliare magari anche in ambito di verità particolari, nascoste, di cui magari l'altra persona non vi ha appunto mai parlato. Sarà un video a due varianti, quindi variante 1 e variante 2, tra le quali appunto potrete ovviamente scegliere. Voi avrete notato che io tendo ovviamente ad alternare video a una sola variante, quindi a stesa unica, a video a due varianti, proprio per cercare il più possibile di ovviamente venire incontro alle vostre necessità e ovviamente anche ai vostri gusti. Quest'oggi ovviamente sarà appunto un video a due varianti, tra le quali ovviamente dovrete e potrete scegliere. Quindi prima variante e seconda variante. Dunque possiamo appunto iniziare la prima variante e dunque ovviamente per il principio di sincronicità e ovviamente per tutti coloro che appunto stanno vivendo ad oggi una storia segreta, clandestina, con una persona impegnata, cerchiamo appunto di capire qualcosa in più, non del vostro rapporto, ma del rapporto che questa persona ha con la compagna ufficiale. Cerchiamo dunque di capire se questa persona si allontanerà mai da questa donna, ovviamente a seconda delle tempistiche identificate ovviamente dalle carte del futuro e ovviamente cerchiamo di capire ad oggi perché questa persona non si è ancora allontanata appunto dalla compagna ufficiale, cioè che cosa ancora lo tiene legato appunto alla compagna ufficiale. Ovviamente per tutti coloro che appunto hanno scelto la prima variante. Vediamo un po'. Dunque mescoliamo appunto il mazzo per chi ha scelto appunto la prima variante. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto, allora io come sempre ragazzi allontano solo momentaneamente ovviamente dal tavolo di stesa l'intero mazzo e come appunto avrete notato io utilizzerò il metodo della croce semplice. Di conseguenza abbiamo appunto 5 carte, in prima posizione i pro del rapporto con la compagna ufficiale, cosa lo tiene ancora legato a lei, in seconda posizione i contro, ciò che proprio non va tra di loro, in terza posizione ovviamente la carta del giudice, quindi che cosa accadrà tra di loro nell'immediato futuro, in quarta posizione la sentenza, quindi obiettivamente una sorta di responso finale, cioè che cosa accadrà tra queste due persone ovviamente in un futuro più distante, e in posizione centrale ovviamente come quinto arcano il consiglio, diciamo, che viene dato a voi dagli arcani per cercare il più possibile di portare a casa un risultato. Dunque, iniziamo appunto dalla prima carta, ossia i pro, cioè che cosa obiettivamente c'è ancora a favore di questa coppia, cioè che cosa ancora lo tiene legato a lei. E qui abbiamo la carta degli amanti, il sesto arcano maggiore. In realtà non è ancora, diciamo, legato a lei, perché ragazzi, la carta ovviamente degli amanti ci parla sicuramente di una persona ad un bivio, cioè è la carta per eccellenza non dell'amore, come solitamente si vuole intendere, ma in realtà di una scelta d'amore, che è ben diverso, d'accordo? Cioè, la carta degli amanti ci parla dell'essere in un punto di svolta fondamentale della propria vita e della propria esistenza. Cioè, questa persona è pronta a scegliere, pronta a decidere, ma non lo ha ancora fatto, perché la carta degli amanti parla dell'essere sul punto di scegliere, ma non dell'aver fatto una scelta. D'accordo? Quindi questa persona sa, è consapevole, e quindi è già un enorme passo avanti, che deve scegliere e che quindi il rapporto con la compagna ufficiale non ha più motivo di esistere. D'accordo? La carta degli amanti, ragazzi, parla proprio dell'aver capito, compreso che l'amore è riferito, potrebbe essere inerente ad un'altra strada, diversa rispetto a quella che lui ha percorso sino ad ora. La carta degli amanti parla di un incontro con un'anima gemella o comunque con una persona che lui reputa, quindi voi, obiettivamente più aderente alla sua anima, ai suoi gusti, alle sue necessità, ai suoi bisogni fisici rispetto alla compagna ufficiale. Quindi in realtà non è proprio legato alla compagna ufficiale. Quindi obiettivamente che cosa ancora lo tiene legato a lei? Il fatto che non ha ancora fatto la propria scelta, cioè il non aver ancora scelto definitivamente. Ma non c'è nulla in particolar modo che lo lega a lei. Questa è una risposta molto particolare, molto severa, Cioè non c'è un qualcosa che lo tiene legato a lei, di fatto. Anche nel caso in cui siano sposati con figli, in realtà questa persona non vede nei propri figli un ipotetico blocco ad una evoluzione del rapporto, ad esempio, con voi, o diciamo a lasciare la compagna ufficiale. Cioè una persona comunque che ha capito e compreso che la sua vita, ovviamente sentimentale in particolar modo, merita sicuramente una seconda possibilità e una seconda chance. Perché ragazzi, la carta degli amanti parla proprio di una seconda vita, di una seconda strada, di una seconda opportunità, di una seconda compagna e quindi di un secondo percorso d'amore, decisamente molto più promettente ovviamente rispetto alla strada che lui andrebbe a in qualche modo lasciare. Quindi vi ripeto, in realtà non c'è un qualcosa di preciso che ad oggi lo tiene ancora legato alla compagna ufficiale. L'unica cosa che lo tiene ancora legato è che non ha ancora completato il processo di scelta, però obiettivamente qui non ci sono per esempio carte di denari, cioè non c'è una situazione economico-finanziaria che può preoccupare questa persona a tal punto da impedirgli di fare una scelta.
non ci sono dei figli, o comunque anche nel caso in cui sia già padre, questa persona non vive la sua genitorialità come un problema o come un ostacolo a rifarsi una vita. Non ha sensi di colpa nei confronti di questa donna, nonostante l'abbia tradita, per esempio con voi. Cioè è una persona che si sente in questo momento, se non altro, abbastanza libera nel poter decidere. E dunque voi potreste chiedermi, ma dunque perché non ha ancora effettuato una scelta? La carta degli amanti parla di una libera scelta. Cioè questa persona sta cercando di capire, guardando dentro se stesso, quale sia il percorso migliore per lui. Quindi sta cercando di capire quale obiettivamente delle due donne o dei due rapporti sia per lui il rapporto migliore. D'accordo? Ecco cosa ancora lo tiene legato a quel matrimonio, a quel rapporto, a quel fidanzamento, a quella convivenza. Deve capire se, lasciando la compagna ufficiale, lui si possa con voi trovare meglio rispetto che con lei. Cioè sta valutando se stesso. La carta degli amanti parla di una scelta in riferimento a se stessi. Un po' egoistica? No. Questa persona sta scegliendo per se stesso, per essere felice, non è egoismo. Sta cercando di capire quale delle due strade possa renderlo più felice rispetto all'altra. D'accordo? Quindi non c'è una motivazione altra, esterna a se stesso. La reale motivazione è se stesso. Cioè lui si sta chiedendo più e più volte con quale delle due donne tu ti troveresti meglio, quale delle due donne è effettivamente più aderente al tuo modo di essere, ai tuoi bisogni, alle tue necessità. Quindi in realtà la scelta verte su se stesso. Si sta guardando dentro per cercare di capire come lui possa stare meglio, dove lui possa stare meglio. Non ci sono motivazioni terze. Denaro, figli, famiglia, tradizione, onore. Non ci sono motivazioni terze. D'accordo? La reale necessità è la libera scelta, quindi il guardare verso se stesso. Cosa fa stare meglio lui? Vediamo, ragazzi, ovviamente in questa seconda posizione invece i contro, cioè obiettivamente che cosa non va bene tra queste due persone, che cosa ha contribuito a logorare questa coppia. Il 4 di bastoni, l'instabilità e ovviamente la grande insoddisfazione da un punto di vista erotico e sessuale. Ragazzi, parliamo di bastoni. I bastoni ci riportano ovviamente all'elemento fallico. Quindi questa persona non è soddisfatta da un punto di vista erotico. Non è più attratto dalla propria compagna. E dunque ha perso quel movente che possa in qualche modo tenerlo legato a lei. Inoltre una profonda instabilità. Il 4 di bastoni, ragazzi, rappresenta generalmente l'ambiente casa, l'ambiente domestico, la solidità di un rapporto, il camminare, avere bene i piedi per terra, le 4 mura di casa, le 4 gambe del tavolo. Ecco, questa persona non si sente più al sicuro in quella casa, in quella famiglia, in quel rapporto. È un rapporto instabile, è un rapporto che probabilmente anche già dal passato ha attraversato dei momenti di alti e bassi. Questa situazione altalenante, questo vivere praticamente su eterne montagne russe, a questa persona non è mai questa situazione andata bene, perché questa è una persona che ha bisogno di certezze, è una persona che vuole il 4 di bastoni, cioè vuole la sicurezza, vuole la stabilità, ma con lei non l'ha mai avuta. Perché evidentemente sono due persone che non vanno d'accordo, sono due persone che non si sono evidentemente mai trovate, non sono mai state complici, non sono mai state nemmeno intimamente molto compatibili, perché vi ripeto che il 4 di bastoni riporta molto anche all'erotismo, quindi sicuramente sono due persone, vedete, che non sono mai state effettivamente in grado di essere una cosa sola, due cuori nella famosa capanna. D'accordo? Sono sempre state due persone molto distanti, come carattere, come vedute, come modo di gestire un rapporto, di gestire magari anche proprio la sessualità. Quindi in realtà sono due persone che non si somigliano per niente, troppo diverse. E questa situazione ha creato e continua a creare un profondo scollamento.
D'accordo? Quindi in realtà questa persona non si è mai sentita, diciamo, ufficialmente con questa persona. Cosa vuol dire? Il 4 di bastoni in accezione positiva parla di matrimonio, di nozze, di un rapporto stabile, appunto solido, riuscito. In realtà, evidentemente, in accezione negativa, questa persona non si è mai sentita dentro una storia, cioè facente parte di una coppia. Ha sempre vissuto un po', diciamo, questo rapporto in maniera particolarmente infedele, cioè potrebbe aver già tradito questa persona o aver subito anche lui dei tradimenti, perché no, da parte di questa persona già in passato, anche prima di incontrare voi, Cioè, non è mai stata una bella coppia questa. Né lui né lei si sono mai sentiti parte veramente di una coppia, di un duo obiettivamente ben riuscito. D'accordo? Quindi obiettivamente è una coppia che probabilmente è nata per motivazioni altre rispetto all'amore, rispetto al desiderio fisico. Sono tante le motivazioni, per cui due persone decidono di stare insieme. Però, ahimè, le motivazioni che hanno portato questa coppia a stare insieme sono molto lontane dall'amore, sono molto lontane dalla passione. D'accordo? Non è mai stata coppia, E questo si sente ancora di più, cioè obiettivamente ragazzi anche nel presente questo scollamento sta diventando particolarmente insostenibile. Vi ripeto, parliamo di bastoni, quindi soprattutto l'ambito erotico fa acqua da tutte le parti, Vediamo ragazzi invece in terza posizione la carta del giudice, cioè che cosa accadrà tra queste due persone, quindi fatti inaspettati, anche a prescindere dalle loro, diciamo, intenzioni e dai loro comportamenti nell'immediato futuro, quindi obiettivamente entro breve tempo o comunque dalle tempistiche identificate dall'arcano. E qui abbiamo la carta del mago. Allora, la carta del mago parla di un'iniziativa importante che coinvolgerà appunto queste due persone, quindi un ennesimo tentativo di in qualche modo riportare una certa serenità e stabilità nell'ambito del rapporto, se non altro cercando di evitare questo 4 di bastoni in accezione negativa che comportava anche tensioni, litigi e scontri abbastanza importanti, perché i bastoni parlano di veemenza. Ecco, queste due persone con la carta del mago cercheranno in qualche modo di riportare, diciamo, ad una certa serenità. Non è una carta di coppe, non è un asso di coppe, quindi tra queste due persone non rinascerà l'amore, d'accordo? Quindi non andate ad immaginare una coppia che risorge magicamente dalle ceneri, d'accordo? No. La carta del mago parla di capacità comunicative, momenti di dialogo importanti che permetteranno a queste persone, a questa coppia, diciamo, di trovare una quadra, evitando uno scollamento grave e scioccante della coppia. Cioè, queste persone sono arrivate ad un bivio, ve lo dicevo con la carta degli amanti, importante. Però questa persona, in particolar modo lui, non vuole vivere questo momento di bivio, quindi questa scelta, inasprendo ancora di più i contatti con questa donna e di conseguenza cercherà di vivere ovviamente anche un'eventuale scelta futura nella maniera più serena possibile. Quindi vi ripeto, non inasprendo i rapporti con questa persona. Quindi, ad esempio, prestando particolare attenzione in riferimento al rapporto con voi. Cioè questa persona tutto vuole fuorché che la compagna ufficiale scopra di voi e sappia di voi e della vostra tresca. Perché ovviamente in questo caso si andrebbe sì sicuramente a creare un putiferio, uno scandalo, comunque ulteriori diciamo peggioramenti per quanto riguarda il rapporto ufficiale, quindi altro che 4 di bastoni in accezione negativa. Si potrebbe arrivare ad una torre, questa persona vuole evitare la torre, quindi ripartono dal mago, cioè ci saranno dei momenti dialogici, comunicativi, importanti tra queste due persone, per cui cercheranno di in qualche modo evitare delle situazioni pericolose, quindi scioccanti,
un allontanamento brusco, il continuo perpetrare in situazioni di litigio, di affronto, di recriminazioni. Quindi cercheranno di gestire, se non altro, le prossime settimane, perché la carta del mago ha tempistiche brevissime, quindi al massimo una decina, quindicina di giorni, quindi cercheranno entro, diciamo, un mese al massimo di tempo di in qualche modo evitare l'irreparabile, cioè cercheranno di evitare di arrivare ad una rottura che sia troppo dolorosa e scioccante per tutti, anche e soprattutto nel caso in cui abbiano dei figli. Quindi ve lo ripeto, il mago non è, per esempio, l'asso di coppe, d'accordo? Non si sta parlando di un rapporto che riprende da un punto di vista erotico, da un punto di vista sentimentale. Stiamo parlando del cercare però di rasserenare la situazione per non arrivare evidentemente ad una chiusura che sia traumatica e che si porti dietro degli strascichi importanti anche magari da un punto di vista economico-finanziario o legale, nel caso in cui per esempio siano sposati. D'accordo? Quindi nelle prossime settimane il rapporto tra queste due persone si andrà rasserenando, solo rasserenando. Ed è un'iniziativa, sarà un'iniziativa che coinvolgerà entrambi, sia lui che lei. Quindi cercheranno di evitare di continuare a discutere e in qualche modo a scontrarsi. Cercheranno di trovare una quadra e di rasserenare il più possibile il loro ambiente quotidiano e di vita. D'accordo? Però il mago non cancella gli amanti. Questa persona è ancora al bivio, sarà ancora al bivio. Il mago ci parla semplicemente del cercare di barcamenarsi in una situazione difficile con intelligenza. Perché il mago parla di intelligenza, parla di attenzione, parla di acume. D'accordo? Quindi questa persona cercherà di portare avanti anche il rapporto ovviamente con voi, evitando che la compagna ufficiale possa scoprire qualcosa. Vediamo in quarta ed ultima appunto posizione, anzi direi penultima posizione, appunto la sentenza, cioè che cosa obiettivamente accadrà a questo punto oltre le prossime 2-3 settimane, diciamo, di tempo appunto identificate appunto dalla carta del mago tra queste due persone. E qui abbiamo la carta del 2 di bastoni. Allora ragazzi, la carta del 2 di bastoni effettivamente è una carta di movimento, quindi è una carta di organizzazione ed è una carta appunto di grado secondo, quindi un bivio. Ve lo dicevo con la carta del mago che questa persona obiettivamente non rinuncerà alla sua scelta e difatti la scelta la ritroviamo con il 2 di bastoni. Quindi questa persona si troverà ancora ad un bivio nello scegliere tra il continuare il rapporto con la compagna ufficiale oppure interromperlo. Ma rispetto ad un semplice pensiero, ad una semplice riflessione dettata dalla carta degli amanti, qui abbiamo anche un'azione però, perché parliamo di bastoni. I bastoni, ragazzi, rappresentano l'agire pratico. Quindi questa persona non soltanto penserà, ma inizierà anche molto furbamente ed astutamente a pensare in maniera concreta al da farsi. Quindi potrebbe, per esempio, è un esempio, nel caso in cui sia questa persona sposata, chiedere informazioni presso, per esempio, un avvocato divorzista. È un esempio. Potrebbe chiedere consiglio ad un amico, potrebbe chiedere consiglio ad un parente. Potrebbe, per esempio, iniziare a guardarsi attorno e cercare casa per poter vivere da solo in maniera indipendente. Quindi qui parliamo di una fase in più, cioè questa persona inizierà in maniera fattuale ad agire per cercare appunto di sbloccare questa situazione stagnante e per non rimanere più in eterno ovviamente semplicemente a pensare.
Quindi c'è un movimento in più molto positivo per voi, per cui questa persona inizierà a darsi da fare. Quindi il 2 di bastoni ci parla di un'azione pratica, di un'organizzazione anzi pratica, che porterà questa persona a cercare appunto di capire come potersi muovere, per ovviamente cercare di evitare problematiche future. Proprio perché, vi ripeto ragazzi, il 2 di bastoni è una carta che parla di azione, è una carta che parla di movimento, è una carta che parla di organizzazione pratica, di pianificazione. Cioè questa persona cercherà di capire come potersi muovere. Cercherà dunque di superare questo momento di bivio e quindi di scegliere effettivamente tra due opzioni, ma lo farà in maniera molto più serena e molto più collaborativa, ve lo dicevo con la carta del mago, quindi cercherà proprio di evitare uno scontro diretto e aperto con la compagna ufficiale. È chiaro però ragazzi che la carta del 2 di bastoni ci parla sicuramente di un individuo particolarmente furbetto, questo sicuramente sì, perché ovviamente questa persona inizierà anche, vi ripeto, ad agire concretamente per in qualche modo allontanarsi dalla compagna ufficiale, senza ovviamente necessariamente esplicitare i suoi piani. D'accordo? Quindi potrebbe proprio agire sicuramente nel silenzio, ma ovviamente lo farà per prendere proprio le distanze, per scegliere appunto tra due opzioni, per scegliere eventualmente come appunto potersi muovere, ma vi ripeto, per evitare problematiche future. Anche le tempistiche della carta del 2 di bastoni rappresentano comunque tempistiche piuttosto brevi. Infatti, generalmente rappresentano anche in questo caso un paio di settimane circa. Quindi, sicuramente, ragazzi, entro un mese, grosso modo, questa persona cercherà di rasserenare il rapporto con la compagna ufficiale per poter però furbamente iniziare ad agire concretamente per organizzare la propria vita altrove. D'accordo? Quindi effettivamente queste sono carte che rappresentano tempistiche molto veloci, perché parliamo di, vi ripeto, qualche settimana, al massimo un mese, non di più, ma obiettivamente saranno giorni molto importanti per questa persona. Quindi forieri di riflessione, ovviamente primariamente, ma anche di organizzazione pratica. È chiaro che ragazzi, qui non abbiamo la carta della torre, non abbiamo il 10 di spade, non abbiamo il 5 di spade. Quindi entro le prossime 2-3 settimane, al massimo un mese, questa persona non si allontanerà in maniera ufficiale e definitiva dalla compagna ufficiale, appunto. Ma con il 2 di bastoni c'è già, vi ripeto, un superare una fase iniziale. Cioè questa persona non si limiterà più solo a pensare, ma inizierà a voler costruire qualcosa in più per poter in qualche modo andare oltre questo momento di stagnazione. D'accordo? Quindi non c'è, come penso sia abbastanza ovvio nelle prossime settimane, un allontanamento repentino, perché prima di tutto questa persona non vuole una cosa di questo tipo, ve lo dicevo con la carta del mago, ma soprattutto, vi ripeto, perché questa persona evidentemente vuole agire appunto per gradi e quindi inizierà però in maniera molto astuta e molto furba a progettare diversamente la sua vita ed il suo futuro. D'accordo? Quindi cercherà di capire come potersi muovere per ovviamente gestire al meglio la situazione. Vediamo ora ragazzi in posizione centrale il consiglio ovviamente degli arcani, consiglio che viene dato a voi ovviamente che siete innanzitutto direi le dirette interessate per quanto riguarda appunto questo rapporto 8 di coppe. Allora, l'8 di coppe vi consiglia sicuramente di non focalizzare tutta l'attenzione
in riferimento a questa persona e a cosa questa persona potrebbe fare. L'otto di coppe parla infatti della possibilità anche di conoscere eventualmente altre persone. Perché l'otto di coppe molto spesso parla proprio di chi tiene abilmente il piede in due scarpe, abilmente e felicemente, perché appunto l'otto di coppe è una carta di grado ottavo, ottenuta appunto da due carte di grado quarto, quindi due rapporti stabili gestiti contemporaneamente. Quindi in realtà vi viene consigliato di non disdegnare la conoscenza di eventualmente altre persone, allontanandovi, come è tipico, vedete, dell'otto di coppe, come sta facendo questa ragazza, da situazioni che dal vostro punto di vista potrebbero prolungarsi oltre le vostre aspettative e desideri. Cioè, obiettivamente, questa è una stesa che procede molto rapidamente rispetto solitamente a stese di questo genere. Cioè, questa persona inizierà effettivamente a breve già a programmare, a capire come potersi muovere. Però obiettivamente, come vi ho detto poco fa, non c'è ancora un reale distacco. C'è una programmazione, una pianificazione pratica. Entro, vi ripeto, al massimo un mese di tempo. Evidentemente, però, per voi potrebbe comunque essere una tempistica lenta, perché magari state aspettando questa persona da tanto tempo. Ecco, in questo caso l'otto di coppe vi consiglia proprio questo, in merito a questo, cioè se per voi questa situazione è comunque insostenibile, non eliminate altre conoscenze, momenti appunto di divertimento con un'altra persona. Perché l'otto di coppe parla proprio della possibilità di conoscere un'altra persona o comunque di stringere un rapporto importante con un'altra persona, perché parliamo di coppe. Quindi non sarà una persona che si avvicinerà a voi con intento amicale, d'accordo? Quindi sarà una persona che vi dimostrerà immediatamente il suo interesse, d'accordo? Quindi l'otto di coppe, ovviamente, parlerà e vi sta parlando della possibilità di avere un'altra persona. Prendetevi del tempo per scegliere, per capire come questa persona, il vostro lui segreto, si prenderà del tempo per pianificare la sua vita, a prescindere dal fatto che faccia attendere comunque voi, prendetevi anche voi del tempo, ovviamente, per in qualche modo decidere anche voi chi possa essere effettivamente la persona giusta, se sia o meno il caso di evidentemente attendere ancora, oppure se sia invece il caso di conoscere altre persone. D'accordo? Quindi l'otto di coppe è una carta direi piuttosto chiara in merito, cioè allontanarsi da situazioni che fanno soffrire. Cioè nel caso in cui questa situazione per voi, vi ripeto, sia obiettivamente troppo pesante perché magari la state sopportando da evidentemente troppo tempo, mesi, addirittura magari anni, ecco, non disdegnate, vi ripeto, la conoscenza di un'altra persona, perché l'otto di coppe ci dice che sì, ci sarà a breve, perché parliamo di coppe, quindi anche in questo caso tempistiche molto veloci, la conoscenza di un'altra persona. Conoscenza che vi farà particolarmente piacere, proprio perché, vi ripeto, ragazzi, ovviamente con questa persona non ci sarà semplicemente un rapporto di amicizia, ma ovviamente inizierà qualcosa sicuramente di più. Questa persona vi piacerà. Tra l'altro, ragazzi, per quanto riguarda le tempistiche, l'otto di coppe è una carta legata ai giorni che vanno dal 3 al 7 di ottobre. Quindi sicuramente i prossimi giorni, le prossime settimane avranno un'energia particolarmente potente, forte, per quanto riguarda proprio i nuovi incontri. D'accordo? E in particolar modo l'otto di coppe ci parla di persone che si possono incontrare nell'ambito del lavoro e degli affari, quindi o nell'ambito del vostro lavoro, della vostra professione, o nell'ambito della professione
ovviamente quindi del lavoro dell'altra persona, della persona che andrete a conoscere. D'accordo? Quindi l'otto di coppe parla proprio di comunque non disdegnare le attenzioni di un'altra persona. Ovviamente, vi ripeto, anche in questo caso la situazione andrà a sbloccarsi però con tempistiche direi piuttosto brevi, quindi entro poco tempo sicuramente andrete a conoscere un'altra persona in più. Però, vi ripeto, sicuramente il soggetto della stesa con questo 2 di bastoni inizierà a muoversi, in maniera discreta, in maniera silente e molto furba, però inizierà se non altro a farlo. Quindi non rimarrà ad un bivio, quindi questa persona non rimarrà soltanto lì a pensare, a immaginare la sua vita con voi, a fantasticare, qui inizierà ad agire in maniera pratica, cioè un'organizzazione vera e propria. D'accordo? Quindi ecco perché l'otto di coppe, quindi le due storie vissute contemporaneamente, cioè potreste veramente andare ad abbinare due situazioni, perché evidentemente entrambe vi garberanno non poco. D'accordo? Di conseguenza, ragazzi, come dico sempre, mettetevi, mi raccomando, come priorità, ricordatevi che avete diritto alla felicità e che ogni momento della nostra vita è terribilmente prezioso. D'accordo? Come sempre, ovviamente, voi sapete che io dopo un po' rifaccio sicuramente le stese, quindi andremo ancora a tenere d'occhio questa situazione e come sempre buona fortuna e ovviamente a presto. Dunque possiamo appunto iniziare la seconda variante. Dunque, ovviamente inizieremo a mescolare il mazzo e in particolar modo per il principio di sincronicità, per chiunque appunto abbia scelto la seconda variante e stia vivendo una storia segreta, clandestina, nascosta, con una persona impegnata, cerchiamo di capire obiettivamente come procederà non il vostro rapporto, bensì il rapporto con la compagna ufficiale. Quindi i pro e i contro del rapporto appunto con la compagna ufficiale e ovviamente due carte inerenti il futuro appunto. Quindi cercheremo di capire che cosa accadrà tra questa persona che state appunto frequentando in gran segreto e la compagna ufficiale nell'immediato futuro, quindi in tempistiche più brevi e ovviamente poi in tempistiche decisamente più lontane e remote, con anche ovviamente il consiglio degli arcani. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, allontaniamo momentaneamente appunto dal tavolo di stesa l'intero mazzo, anche perché avrete notato che sono delle carte piuttosto ingombranti e ovviamente appunto, come avrete notato, è il metodo della croce semplice, quindi 5 carte ovviamente di grande valore, molto importanti tutte le varie ovviamente posizioni. In prima posizione abbiamo appunto i pro di questo rapporto, cioè perché è ancora legato obiettivamente a questa donna, cosa ancora va, diciamo, nel loro rapporto. In seconda posizione i contro, quindi invece cosa non va tra di loro. In terza posizione appunto la carta del giudice, cioè obiettivamente i fatti inaspettati, l'imprevedibile, diciamo, corso karmico degli eventi tra quest'uomo e la compagna ufficiale nell'immediato futuro. In questa posizione invece quarta carta, il futuro ovviamente più distante, quindi la sentenza, ciò che effettivamente accadrà se dunque inizierà ad allontanarsi da questa donna, e in posizione centrale il consiglio, un consiglio che ovviamente ragazzi gli arcani danno a voi per cercare chiaramente di portare a casa se non altro un risultato importante. Dunque, iniziamo dalla prima posizione, appunto i pro, ciò che obiettivamente ancora tiene
legata questa persona alla compagna ufficiale, cioè perché sino ad ora questa persona obiettivamente non si è mai allontanata dalla compagna ufficiale. E qui abbiamo il paggio di coppe. Allora ragazzi, nel caso in cui obiettivamente sia una persona sposata e evidentemente anche con figli, il paggio di coppe è un figlio. Nel caso in cui ne abbia più di uno è sicuramente il figlio più piccolo. Generalmente il paggio è un'energia maschile, dunque evidentemente nel caso in cui abbia per esempio anche più di un figlio è molto legato ovviamente quest'uomo al figlio più piccolo, che obiettivamente reputa paggio di coppe una parte significativa, per fortuna, della sua vita ovviamente emotiva, cioè vuole veramente molto bene a questo bambino. Quindi sicuramente la carta del paggio di coppe parla di un'affettività molto forte, molto potente, che unisce quest'uomo al figlio, in particolar modo al figlio più piccolo, nel caso in cui in particolar modo sia un figlio maschio. Nel caso in cui questa persona però ovviamente non abbia figli, il paggio di coppe si riferisce appunto a qualcosa di piccolo, di giovane, di immaturo, coppe, amore immaturo appunto, che lui prova nei vostri confronti. Cioè, questa persona non vede ancora in voi un rapporto abbastanza consolidato da lasciare la compagna ufficiale per ovviamente avere una storia ufficiale con voi alla luce del sole. Cioè il paggio parla, in particolar modo proprio di coppe, di storie embrionali, cioè o evidentemente vi conoscete da poco tempo, per cui questa persona obiettivamente non sente di poter avere gli strumenti adatti per poter decidere evidentemente quale possa essere il rapporto ovviamente più giusto per se stesso, oppure obiettivamente anche nel caso in cui vi frequentiate da molto tempo, parliamo comunque di un paggio di coppe, cioè questa persona non sente dentro di sé, diciamo, dei sentimenti talmente, diciamo, grandi, importanti e profondi da poterla portare in qualche modo a lasciare la compagna ufficiale. I sentimenti ci sono, sì, perché parliamo di un paggio di coppe, quindi non è una carta di bastoni, cioè non è una persona che è legata a voi solo per sesso, d'accordo? È una persona a cui voi piacete sicuramente, ma che prova del sentimento per voi, però dal suo punto di vista è un sentimento ancora non del tutto sviluppato, non abbastanza profondo per lui e in lui da portarlo ad una scelta del genere. Quindi in realtà questa persona è legata ancora alla compagna ufficiale o nel caso in cui sia un padre, quindi padre di un figlio maschio in particolar modo piccolo, molto piccolo, ecco, è legato a questa donna ancora proprio grazie alla figura di questo bambino che lui ama con tutto il suo cuore e che quindi non vuole far soffrire e ovviamente non vuole perdere, certamente, oppure il paggio di coppe nel caso in cui questa persona non sia ovviamente né sposata, magari non abbia neanche figli, questa persona reputa il vostro rapporto ancora troppo embrionale, giovane, per poter in qualche modo decidere di in qualche modo sostituirvi alla compagna ufficiale. Ha bisogno di tempo, deve crescere il vostro rapporto. I sentimenti, ragazzi, ci sono per voi, perché vi ripeto, è un paggio di coppe. Quindi non è che questa persona non prova nulla per voi, prova dei sentimenti, ma per lui non sono ancora dei sentimenti talmente profondi da poter in qualche modo decidere di interrompere un rapporto ufficiale. D'accordo? Non c'è solo sessualità, Ci sono emozioni, ci sono sentimenti, c'è una grande stima nei vostri confronti, ma non basta per questa persona. Vuole di più. D'accordo? Però, chiaramente, ragazzi, il paggio parla di qualcosa che può crescere.
Quindi sicuramente questa persona sa e immagina che il vostro rapporto possa diventare qualcosa di più importante. Certo che lo sa, ma ha bisogno di tempo. Vuole dare tempo ancora al vostro rapporto. D'accordo? Vediamo ragazzi in questa posizione i contro, cioè che cosa obiettivamente però non va più dal rapporto con la compagna ufficiale. Vediamo un po'. E qui abbiamo la regina di pentacoli, lei. Allora, cosa c'è che non va tra loro? Lei. Perfetto. Beh, allora, lei in quale ambito? Tutti. Cioè, obiettivamente, a lui non piace più da un punto di vista estetico, perché la regina di denari, in accezione positiva, rappresenta una donna molto eccitante, diciamo, no? Che soddisfa da un punto di vista obiettivamente fisico. In accezione negativa, il contrario. Quindi è una donna che non lo soddisfa più da un punto di vista estetico. Cioè proprio non... questa donna piace più a lui fisicamente. Cioè non la trova più attraente, non la trova più bella. E questa è una cosa molto triste. Perché quando la guarda, vede qualcosa che non è più quello che lui aveva visto tempo fa. Perché la regina di pentacoli è una donna bella, lucente, proprio come l'oro del denaro dei pentacoli. In accezione negativa, questa donna ha perso la sua bellezza, ha perso tutto ciò che obiettivamente lo aveva colpito all'inizio, l'ha vista sfiorire. Quindi a lui non piace più questa donna. Ma c'è anche un aspetto molto negativo. Guardate questa carta come identifica molto bene la regina di pentacoli. Che cosa sta facendo questa donna? È un burattinaio. Ebbene, quest'uomo sta notando degli aspetti crudeli in questa donna. Cioè la vede come una sorta di despota, come una persona per niente empatica, per niente compassionevole, una persona che vuole solo comandare, gestire, vedete? Tirare le fila del rapporto, gestire anche il rapporto pentacoli da un punto di vista economico, ma obiettivamente è una donna che o non ne ha le capacità dal suo punto di vista, quindi non la vede neanche come una donna particolarmente intelligente, ma obiettivamente la vede anche come una donna crudele, cioè che qualsiasi azione questa donna possa compiere lo fa per egoismo, per avidità e ovviamente comunque mai supportata da una reale predisposizione, per esempio, nell'aiutare gli altri. Questa donna è tutto fuorché generosa. Questa donna non sa dare. La regina di pentacoli in accezione negativa è una donna molto poco generosa ed è una donna che fa capricci perché non vuole dare. Lei pretende solo di ricevere. Vuole sudditi, vedete? Che gestisce come un burattinaio. Pensa di poter gestire le persone come vuole lei, a suo uso e consumo. Quindi la vede come una donna cattiva. Quindi non solo non più bella da un punto di vista estetico, ma anche come una donna priva di bontà. Questo direi che è un elemento fortemente peggiorativo, Quindi teme anche di essere stato, vedete, raggirato da questa donna. Teme di essere stato ingannato, perché la vede come una donna molto volubile, il contrario della regina di pentacoli in accezione positiva, quindi una donna non stabile, una donna bugiarda, una donna, vi ripeto, capricciosa, volubile, egoista e soprattutto una donna poco seria, che potrebbe averlo deluso e tradito. Quindi questa persona non si fida più di questa donna. Quindi effettivamente rispetto proprio alla variante precedente, qui abbiamo sicuramente
una, diciamo, lei della coppia che rappresenta effettivamente un elemento molto negativo, Cioè quest'uomo pensa molto male di questa donna, ha una visione molto negativa di questa persona, a prescindere da voi, Cioè la vede veramente come una donna pessima, soprattutto da un punto di vista morale, ma ovviamente anche da un punto di vista estetico, che però passa in secondo piano obiettivamente. Perché in realtà, vi ripeto, la vede proprio come una donna cattiva. Ora, vediamo invece in terza posizione appunto la carta del giudice, cioè che cosa accadrà ovviamente nell'immediato futuro tra quest'uomo e questa donna. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del Cavaliere di Bastoni. Allora, la carta del Cavaliere di Bastoni parla di un terzo incomodo che si inserirà nell'ambito ovviamente di questa coppia, un'energia maschile, un cavaliere di bastoni. Ragazzi, cosa vi ho detto con la regina di denari? Che lui vede questa donna come molto poco seria, che potrebbe averlo già tradito in passato. Ebbene, qui c'è però effettivamente l'ingresso di un cavaliere di bastoni. Quindi obiettivamente questa persona potrebbe insospettirsi, cioè lui, potrebbe appunto insospettirsi sul fatto che in qualche modo possa esserci un'altra persona che possa di nuovo piacere alla sua compagna ufficiale e quindi di nuovo portarla al tradimento e alla scorrettezza. Ovviamente però, ragazzi, non sono elucubrazioni mentali di questa persona, perché il cavaliere di bastoni c'è e ci sarà, più che altro ci sarà. Tra l'altro è un cavaliere e in più di bastoni, quindi tempistiche velocissime. Quindi sicuramente entro i prossimi giorni, le prossime settimane, qui c'è l'ingresso di un cavaliere. Questa donna conoscerà un'altra persona. Tra l'altro, il cavaliere, generalmente da un punto di vista anagrafico, è più giovane della regina di Pentacoli, se non altro. Quindi potrebbe essere un ragazzo più giovane di cui lei si invaghirà e che obiettivamente vedrà come una sorta di, diciamo, nuovo trastullo e che ovviamente a lei piacerà tantissimo però, perché qui parliamo di cavaliere di bastoni. Quindi non vi nego che ovviamente tra queste due persone ci saranno sicuramente degli approcci fisici. Quindi obiettivamente qui non si può far altro che dare ragione a quest'uomo. Questa regina di Pentacoli è davvero una donna dal carattere dissoluto, molto volubile, molto immatura, molto infantile. Quindi non si tratta di un errore. Questa è una persona che evidentemente ce l'ha per vizio. Quindi è una persona che tende molto spesso al tradimento. Ed è una persona che qui non si lascerà scappare questo bel cavaliere di bastoni. D'accordo? Quindi è ovvio, ragazzi, che in questo caso il cavaliere di bastoni sarà un elemento preponderante nell'ambito di questo rapporto, motivo per cui appunto è stato estratto. Di conseguenza, evidentemente, lui, il vostro lui, inizierà a sospettare, però a ragion veduta, della presenza di un'altra persona nella vita della compagna ufficiale. Entro, vi ripeto, qualche settimana al massimo, ma qui c'è un'altra persona in arrivo, per questa donna. E vi ripeto, il cavaliere di bastoni è una persona anagraficamente più giovane di lei ed è un cavaliere, quindi si spostano nel tempo e nello spazio, cioè potrebbe essere o una persona che si sposta tanto per lavoro, perché parliamo di bastoni, quindi anche l'elemento lavoro, quindi una persona che potrebbe vedere saltuariamente,
o che potrebbe far parte dell'ambito di lavoro di questa regina di denari, oppure, abbiamo detto, si sposta nel tempo, non solo nello spazio, quindi potrebbe essere già una persona che lei ha frequentato in passato, potrebbe essere un ex, o potrebbe essere una persona con cui lo ha già tradito precedentemente, o proprio quella persona con cui ha tradito precedentemente. E ovviamente questa regina di pentacoli ci ricasca con entrambi i piedi in questa situazione, eh? Quindi vi ripeto, il cavaliere di bastoni parla proprio di un arrivo o diciamo, un ritorno da parte di una persona del passato o una persona completamente nuova. Il cavaliere di bastoni però è il classico playboy, quindi una persona che non è interessata a creare una storia, ma è una persona che ama i rapporti mordi e fuggi, anche con persone impegnate, a lui poco importa. Cioè il cavaliere di bastoni non deve crearsi una storia, deve vivere, diciamo, dei momenti eroticamente significativi, divertenti, appaganti, per carità, però oltre questo non va il cavaliere di bastoni, eh? Quindi obiettivamente, vi ripeto, sarà proprio un'avventura del momento, che però evidentemente inizierà a destare il sospetto del vostro compagno. Sta diventando una telenovela praticamente questo rapporto, perché obiettivamente qui c'è l'intromissione di diverse persone, in questo caso in particolar modo di questo cavaliere di bastoni. D'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente questa regina di pentacoli di nuovo si comporterà in maniera non corretta e questo cavaliere di bastoni rappresenterà qualcuno che in qualche modo interverrà nel loro rapporto. Però voi potreste obiettare, perché non è comparso come rivale? Per esempio cavaliere di spade o re di spade? Perché non è un rivale del compagno della regina di pentacoli. Tra di loro non c'è più nulla, non c'è amore, non c'è niente. Quindi lui non lo vive come un rivale, ma semplicemente come una conferma ai suoi sospetti. Quindi questa persona non sarà gelosa, il vostro uomo segreto, diciamo, il vostro amante non sarà geloso dell'ingresso di questo cavaliere di bastoni nella vita della compagna ufficiale, semplicemente sarà una conferma in più al fatto che questa regina di pentacoli è proprio una persona di scarsa moralità. D'accordo? Andrà a confermare i suoi sospetti. Quindi non lo vive come un rivale, perché a lui non importa di lei. D'accordo? Però qui c'è, ragazzi, l'ingresso di un'altra energia maschile molto focosa. Allora, in questa quarta posizione abbiamo appunto la carta della sentenza. Cioè, obiettivamente, che cosa accadrà? Ovviamente, oltre le tempistiche identificate dal cavaliere di bastoni, tra ovviamente queste due persone. Vediamo un po'. Ragazzi, qui abbiamo 3 di spade, mamma mia. Allora, sicuramente il cavaliere di bastoni ci metterà carico da 90 su questa storia, perché, vi ripeto, darà a questa persona ovviamente le giuste spiegazioni anche evidentemente al comportamento di questa regina di pentacoli, darà a quest'uomo tutte le giustificazioni del caso, per cui si sentirà assolutamente appunto giustificato e avvalorato nel lasciarla. Ragazzi, il 3 di spade è una carta dura, è una carta molto rigida, è una carta severa che parla di chiusura. 3 di spade è una delle carte più pesanti, ovviamente, del mazzo, perché vedete qui abbiamo un cuore trafitto da 3 spade e ovviamente lacrime. Quindi sicuramente il 3 di spade non parla di una rottura che avviene tra 2 giorni, perché parliamo di spade. Voi sapete che mentre bastoni e coppe rappresentano tempistiche veloci, quindi qualche giorno, qualche settimana al massimo, un mesetto, le spade e i pentacoli, ahimè, parlano di situazioni un po' più lunghe, quindi parliamo di diversi mesi, d'accordo? Però ovviamente, ragazzi, in particolar modo il 3 di spade, grosso modo oltre i 3 mesi. Però è chiaro che questa chiusura sarà molto forte, scioccante, dolorosa e ovviamente si porterà dietro uno strascico di
recriminazioni, litigi, contrasti, accuse vicendevoli, veramente molto pesanti. Quindi questa variante è totalmente opposta alla variante precedente, a chi ha scelto la prima variante. Perché qui non c'è un'organizzazione, non c'è un pianificare per gradi. Questa persona chiuderà, lui chiuderà, ma anche lei però, perché il 3 di spade non è, diciamo, la presa di posizione di una delle due persone in particolare. Cioè, evidentemente queste persone arriveranno ad uno scontro finale, per cui poi si saluteranno, ma lo faranno in malo modo. Perché, vi ripeto, il 3 di spade è una carta pesante, d'accordo? Quindi parla di allontanamento, di separazione, di divorzio, parla di lasciare il tetto coniugale, parla di abbandono, parla, vi ripeto, di grossi litigi e parla obiettivamente di una situazione che si porterà dietro ovviamente degli strascichi dolorosi non indifferenti. Se questo paggio di coppe effettivamente rappresenta la figura di un bambino, ahimè, purtroppo questo bambino evidentemente non verrà molto protetto da questo tsunami che si scatenerà a seguito di questa rottura. Però qui, ragazzi, la rottura obiettivamente c'è. Vi ripeto, non è domani, cioè parliamo di spade, quindi non stiamo parlando di qualche giorno, qualche settimana, d'accordo? Quindi qui parliamo grosso modo anche oltre i 3 mesi, ma qui la rottura c'è, d'accordo? Vi ripeto, una rottura brutale, direi, 3 di spade, una rottura che parla proprio, vedete, di lacrime, il 3 di spade parla proprio di lacrime. Quindi una situazione di incompatibilità che arriverà al culmine, forte nervosismo e ovviamente rottura, perdita, e anche la carta del lutto, quindi sicuramente ci saranno delle comunicazioni che porteranno effettivamente ad una chiusura, ad una perdita, anche alla voglia di quasi non combattere più, di non impegnarsi più nel rapporto con questa donna e da parte di lei nel rapporto con quest'uomo. Cioè saranno stanche queste due persone. Il 3 di spade parla anche di esaurimento. Cioè queste persone non avranno proprio più voglia di combattere per tenere in piedi il loro rapporto. Parla di confusione, parla di stress. Quindi un momento fortemente negativo, di grande disordine, di smarrimento, una condotta dissennata, per cui, vi ripeto, ci saranno delle forti tensioni, ansia, malcontento. È una carta che obiettivamente porta, diciamo, messaggera di guai, d'accordo? Quindi sarà una separazione non indolore, che si porterà dietro, vi ripeto, disprezzo, pregiudizio, malelingue, pettegolezzi, infedeltà scoperte, tradimenti dolorosi, che metteranno in luce tutta la falsità del partner. Di conseguenza, obiettivamente, tra queste due persone ci saranno momenti molto molto duri e momenti molto difficili. Il 3 di spade quindi parla sicuramente di una situazione difficile da viversi. Vedete, qui abbiamo un grande cuore da un punto di vista sentimentale. Cosa notate però, ragazzi? Che questo cuore non sta sanguinando. Quindi queste due persone in qualche modo saranno rassegnate, arriveranno rassegnate a questa chiusura. Ecco perché vi parlavo appunto di esaurimento delle forze, cioè non avranno neanche più voglia di combattere, perché ormai capiranno, saranno consapevoli pienamente che tra loro non c'è più niente. Ci sono solo una marea di tradimenti, rispettivamente da parte di lui e da parte di lei, comportamenti malsani, recriminazioni, vendette, rancore, disprezzo, lacrime, che potrebbero coinvolgere anche le rispettive famiglie. 3 di spade può parlare appunto anche di litigi tra le due famiglie, quindi la famiglia di lei e la famiglia di lui, quindi le famiglie d'origine fondamentalmente, d'accordo? Quindi sicuramente andranno incontro veramente ad un gran brutto momento, d'accordo? Quindi un rapporto che assolutamente si andrà a chiudere.
Quindi una stesa molto diversa rispetto alla variante precedente. Chiaramente ragazzi però non è una chiusura che avverrà nell'immediato, questo assolutamente no. Quindi parliamo di diversi mesi, anche oltre i 3 mesi. Ora vediamo in posizione centrale il consiglio che viene dato a voi dagli arcani. 2 di pentacoli, anche in questo caso come nella variante precedente, viene sottolineato piacevolmente alla consultante la presenza di una seconda persona. Voi sarete di fronte a una scelta, 2 di pentacoli, quindi avrete voi, lui no, ma voi sì, avrete la possibilità di scelta tra 2 persone, quindi tra lui e un'altra persona. Quindi sicuramente il 2 di pentacoli ci parla dell'ingresso di un altro corteggiatore nella vostra vita, una persona a pentacoli che vi piacerà molto da un punto di vista fisico e obiettivamente vi porrà nel dubbio, perché il 2 di pentacoli parla anche dell'imbarazzo di fronte a una determinata scelta e del ponderare bene questa scelta. Quindi obiettivamente non sarà facile per voi. Il 2 di denari parla proprio della necessità di dover inizialmente gestire più situazioni, proprio come nella variante precedente. Quindi anche nella variante precedente c'è una consultante che probabilmente potrebbe inizialmente gestire 2 situazioni parallelamente e poi arrivare alla scelta. Ecco, anche in questo caso il 2 di pentacoli parla proprio di una scelta, di una vera e propria scelta tra 2 opzioni. E lo farete però in maniera molto razionale rispetto invece alla variante precedente dove parlavamo di un 8 di coppe. Qui abbiamo un 2 di denari, quindi userete molto la razionalità e sceglierete in modo da valutare bene i pro e i contro per evitare problematiche future. Quindi evidentemente sceglierete il partito, tra virgolette, più giusto che vi possa consentire ovviamente maggior felicità, perché no? Il 2 di denari riporta spesso alla riflessione valutativa della papessa, che è il secondo arcano maggiore. Quindi rifletterete molto su quale delle 2 persone dovrete scegliere. Sì, vivrete magari inizialmente la doppia storia o comunque la doppia frequentazione, però obiettivamente la scelta qui verrà fatta, ma non tanto secondo ovviamente la vostra interiorità, ma sceglierete in base ad altri criteri. Criteri, forse vi ripeto, molto più razionali, che vi porteranno a scegliere la situazione che razionalmente vi darà più certezze, più sicurezze, anche da un punto di vista materiale, quindi economico-finanziario, perché no? D'accordo? Quindi sicuramente il 2 di denari parla proprio di un bivio che però verrà superato a seguito appunto dell'elaborazione di nuovi piani che vi porteranno a rompere tutti gli indugi, quindi a scegliere. Agirete, deciderete voi quale delle 2 persone sarà quella giusta per voi. Se quest'uomo, che qui in questo caso molto più che nella variante precedente, perché lì non c'era una chiusura definitiva, qui sì, quindi tra questa persona che obiettivamente invece appunto chiuderà definitivamente e un'altra persona che voi appunto andrete ad incontrare, però in questo caso non tra breve tempo, perché anche qui parliamo di pentacoli. Quindi non andrete a conoscere questa seconda persona entro pochi giorni o poche settimane. Anche in questo caso potremmo parlare di un paio di mesi. Quindi potreste conoscere un'altra persona che vi porrà in grande imbarazzo, perché vi piacerà. E di conseguenza dovrete valutare bene le facce della stessa medaglia. Potrebbe portarvi a un po' di inquietudine e confusione. C'è un'altra persona che interverrà creandovi non pochi turbamenti. Ma il 2 di denari parla ovviamente poi sicuramente di una scelta che voi farete, in maniera, vi ripeto, molto logica, molto razionale. Potreste scegliere anche secondo dei criteri, ovviamente da un punto di vista economico-finanziario, perché no? D'accordo? Dunque, stesa molto più risolutiva della variante precedente,
una stesa molto bella, direi. Comunque voi sapete che, ragazzi, obiettivamente io dopo un po' le rifaccio le stese, quindi andremo ancora a tenere d'occhio la situazione. Quindi una situazione comunque in evoluzione, un'evoluzione molto positiva, ovviamente, per voi. E naturalmente anche con un consiglio finale, direi molto importante, perché appunto con questo 2 di pentacoli vi viene proprio consigliato di fare la scelta giusta per voi, ma di non quindi disdegnare la presenza di questa seconda persona che interverrà nella vostra vita, perché evidentemente, come appunto il consiglio degli arcani, vi permetterà di poter scegliere effettivamente quale possa essere la persona più giusta per voi, che potrebbe non essere il soggetto di questa stesa, Quindi, comunque, gli arcani vi mettono già sull'avviso della presenza di un'ipotetica altra persona anche per voi, cosa che vi permetterà di scegliere però meglio. Quindi stesa molto affollata, cioè qui abbiamo veramente la presenza di tantissime persone nell'ambito di questa stesa che però si risolve a vostro favore, d'accordo? Di conseguenza, ragazzi, come sempre io vi ricordo di mettervi come priorità, di vivere appieno ogni momento della nostra preziosissima vita e come sempre mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, tenete duro e soprattutto buona fortuna e a presto!